a tutti e bentornati in un nuovo video. In questo video parleremo di due verbi che sono apparentemente molto simili, ma in realtà vengono utilizzati in maniera completamente differente. Entrambi questi verbi si traducono in inglese con il verbo to stop, però dobbiamo capire come vengono utilizzati nella lingua italiana. I due verbi in questione sono il verbo smettere e il verbo fermare. Impariamo ad utilizzarli. Smettere significa interrompere un'azione che noi abbiamo iniziato o che noi abbiamo eseguito in maniera temporanea, permanente, non importa, però indica il terminare di questa azione. Il verbo smettere è seguito dalla preposizione di e il verbo all'infinito. Il verbo si coniuga in questo modo: io smetto, tu smetti, lui, lei smette, noi smettiamo, voi smettete, loro smettono. Facciamo qualche frase d'esempio per capire come si utilizza. Perché non smetti di lavorare così tanto? Perché non smetti di lavorare così tanto? Why don't you stop working so much? In questo caso stiamo chiedendo come mai la persona non smette di compiere l'azione di lavorare così tanto. L'azione che noi vogliamo interrompere è quella di lavorare tanto. Un'altra frase: non riesco a smettere di mangiare dolci. Non riesco a smettere di mangiare dolci. I cannot stop, I don't manage to stop eating sweet food. In questo caso l'azione che noi non riusciamo a smettere è quella di mangiare dolci. Per questo motivo utilizziamo il verbo smettere. Impariamo adesso il verbo smettere al passato prossimo, perché nel passato prossimo è un verbo irregolare. Io ho smesso, tu hai smesso, lui, lei ha smesso, noi abbiamo smesso, voi avete smesso, loro hanno smesso. Facciamo una frase. Lucia è felice perché ha smesso di fumare. Lucia è felice perché ha smesso di fumare. Lucia is happy because she stopped or she quit. In questo caso l'azione che viene interrotta è quella di fumare. Lucia prima fumava e adesso non fuma più, quindi ha smesso di fumare. Passiamo adesso al verbo fermare. Il verbo fermare significa bloccare qualcosa che è in movimento. Dunque molto spesso implica l'interruzione di un movimento, di un oggetto, non tanto di un'azione. Facciamo una frase. Ferma la macchina. Ferma la macchina. Stop the car. In questo caso l'oggetto che noi vogliamo fermare è la macchina. Vogliamo interrompere il movimento della macchina. Il verbo fermare al passato prossimo è un verbo regolare. Coniughiamolo insieme. Io ho fermato, tu hai fermato, lui, lei ha fermato, noi abbiamo fermato, voi avete fermato, loro hanno fermato. Facciamo una frase. La polizia ha fermato Luigi per controllare i documenti. La polizia ha fermato Luigi per controllare i documenti. The police stopped Luigi to check the documents. In questo caso la polizia ha fisicamente fermato Luigi per controllare i suoi documenti. Ha interrotto il movimento di Luigi. In questo caso probabilmente si trattava di un movimento in macchina. Luigi è stato fermato fisicamente, ha dovuto interrompere il suo movimento. Il verbo fermare è un verbo che implica la necessità di un oggetto nella frase. Dunque il soggetto ferma un determinato oggetto. Cosa succede però quando non c'è un oggetto o quando l'oggetto è la persona stessa? In questo caso il verbo fermare diventa fermarsi, diventa dunque un verbo riflessivo. Se per esempio io stessa decido di fermare me stessa in un determinato movimento, allora devo usare il verbo riflessivo. Fermarsi si coniuga in questo modo: io mi fermo, tu ti fermi, lui, lei si ferma, noi ci fermiamo, voi vi fermate, loro si fermano. Facciamo una frase. Dopo il lavoro mi fermo in pasticceria e compro un po' di paste. Dopo il lavoro mi fermo in pasticceria e compro un po' di paste. After work I stop by the pastry shop and I buy some pastries. In questo caso quello che voglio dire è che tornando dal lavoro decido di fermarmi fisicamente in pasticceria per comprare delle paste.
Quindi io stessa decido di interrompere il mio movimento. Coniughiamo adesso fermarsi al passato prossimo. Io mi sono fermato o fermata. Tu ti sei fermato o fermata. Lui si è fermato. Lei si è fermata. Noi ci siamo fermati o fermate. Voi vi siete fermati o fermate. Loro si sono fermati o fermate. La macchina si è fermata in mezzo alla strada. La macchina si è fermata in mezzo alla strada. The car stopped in the middle of the road. In questo caso la macchina ha interrotto il suo movimento. Quindi il soggetto e l'oggetto del verbo fermare è proprio la macchina stessa. Per questo motivo è un verbo riflessivo in questo caso. Bene, questo è tutto per il video di oggi, una breve lezione sui verbi fermare e smettere. Spero che questo video sia stato utile, spero che abbiate capito la differenza tra i due verbi. Nel caso in cui aveste dei dubbi, ovviamente potete scriverli nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. Vi ringrazio come sempre per averlo visto e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!